Se hai problemi nel trovare la musica giusta per i tuoi video, cosa che spesso ti blocca e ti fa perdere tempo nel processo di post-produzione, beh, questo video fa sicuramente caso tuo. Io sono Core, faccio videomaker da 7 anni circa e a una certa mi sono detto, ok, mi serve un metodo per venirne fuori, altrimenti perdo la vita a cercare musica. Faccio una media di 3 progetti a settimana e ora con i Reels devo fare almeno 8 video diversi per una sola giornata. Quindi, per non sprecare la vita a cercare suoni e musica, seguo questi step. Yes. Quello che vedremo insieme è il mio processo, è un modo di fare, quindi non importa il programma di editing che usi, sono strumenti e tecniche che puoi applicare sempre. Dividiamo questo video in 3 fasi. Nella prima fase vedremo la struttura visiva, nella seconda la ricerca e nella terza riadattamento e selezione. Ogni fase ha dei trick e dei consigli. Ovviamente alcune scelte sono legate alla creatività e al gusto personale, ma tranquillo perché darò dei passaggi e strumenti quasi meccanici per aiutarti a superare queste fasi. Fase 1. Priorità alla storia visiva. Il mio processo di edit si svolge così ed è quello che faccio nel 90% dei casi. La prima cosa che faccio è uno steso del clip in ordine cronologico per poi fare una selezione di quelle che sono le clip che mi piacciono di più, oppure quali sono le clip diciamo must previste nel progetto. Più di un prodotto, di una location, di un outfit, un soggetto, le larghe, dettagli, movimenti eccetera, comunque possiamo vedere più nel dettaglio in un altro video. Metto in timeline le clip che ho deciso da storyboard oppure le clip che mi sono piaciute di più, senza musica, senza niente. E qui imposto una storia visiva, alterno bene le clip e vedo quali si incastrano meglio. Ora cerco di capire le vibes che mi trasmettono quelle clip in quella sequenza. Se so che il cliente mi ha chiesto qualche genere specifico tipo rock o EDM eccetera, mi muovo seguendo quelle indicazioni e il mio gusto personale. Prima di passare alla seconda fase, ovvero la ricerca, devo parlarti di Artlist per forza, che è anche lo sponsor di questo video. Praticamente era un video che stavo per fare comunque perché quello che ho fatto qualche anno fa me lo hanno bloccato per via della musica usata per fare esempi. E poi bam, mi arriva una mail da Artlist proponendomi di diventare ambassador. 2 piccioni con una fava? Probabilmente potresti anche chiederti che cos'è Artlist. In poche parole è una piattaforma completa per creators. Abbiamo musica, suoni, video stock di alta qualità, anche in log o raw, templates grafici e tante altre cose. Io ho usato Artlist negli ultimi 5 anni per YouTube e per lavoro. L'ho scelto perché è un mix imbattibile tra qualità e varietà del materiale, ma soprattutto anche prezzo, beh non è proprio soprattutto, ma anche prezzo. Video bloccati, questo è stato il motivo principale per abbonarmi a una piattaforma come Artlist. Un conto sono i miei video YouTube bloccati, un altro è fare figuraggio con i clienti perché magari viene segnalato il video, lo bloccano e magari va a compromettere pure la pagina mia o del cliente. È una cosa che non possiamo permetterci di rischiare. Quali sono i vantaggi di Artlist? Hai la licenza con una copertura di durata illimitata anche se fai semplicemente il periodo di prova. La facilità grazie anche all'IA e vari cataloghi di trovare suoni, le canzoni, le clip che ti possono servire per il tuo progetto. Così anche se scrivi scemenza a caso come me trovi comunque quello che ti serve. E poi i costi. Costa veramente un cazzo, 9,99 al mese per musica e suoni. Puoi fare l'iscrizione mensile o annuale e hai 14 giorni di prova gratuita dove puoi scaricare quello che ti pare e usarlo per lavori pagati. Usa il link nella descrizione per avere 2 mesi extra alla tua iscrizione, così mi aiuti a fargli vedere che anche se siamo pochi ci diamo un sacco da fare e ce l'abbiamo la passione. Passiamo alla fase 2, ricerca. Cosa cercare e che strumenti usare. Quali sono però gli strumenti utili che possiamo trovare su Artlist da poter utilizzare per trovare velocemente quello che ci serve? Una cosa che io tengo d'occhio sempre è in sé la struttura dell'audio, quindi quando cerco la musica, a prescindere dalla musica che cerco, provo a vedere queste fasi qui. Ad esempio vediamo questo progetto di moda, ho cercato dei pezzi che non mi imponessero un ritmo, quindi ho cercato tutte queste parti diciamo di bassa intensità delle varie canzoni. Passiamo al prossimo strumento che su Artlist si chiama Spotlight, e Spotlight non è altro che una raccolta di diverse raccolte, cioè è un insieme di raccolte prese
da tipologie di musica, tipologia di video, tipologia di artisti, ad esempio best commercial eccetera. Abbiamo, non so, hai un video prodotto, qui hai una raccolta di canzoni, possono andare generalmente bene per video prodotto, e quindi già in questa fase l'80% delle volte trovo quello che mi serve. Ora, non ho trovato su Spotlight quello che mi serve, torno su musica e vado a lavorare su questa parte qui, ovvero sul mood, sul video theme, genere e strumenti. Ora, non sai cosa vuoi, non sai che tipo di musica vuoi semplicemente cercare ispirazione, gioca con questi elementi. Hai un video che parla di prodotto / moda, quindi andiamo su video theme e a dirgli facciamo, non so, fashion, dov'è fashion? Andiamo a cliccare su fashion e vedi che qui si è aggiunto il tag. Bene, ne ascoltiamo un po'. Ok, non male, ma sono un po' troppo blandi, quindi magari vado a dirgli che il mood di queste canzoni lo voglio dark, perché lo voglio un po' più cupo. Questo potrebbe essere, ad esempio, vedi la differenza tra questo, vedi già la struttura com'è, è bello spedito, i picchi sono molto vicini, quindi vuol dire che c'è un ritmo molto molto veloce. Questo sotto invece è tutto, diciamo, un po' molto più calmo, molto più blando. Infatti, ok, mettiamo che non mi piace questo genere, perché io generalmente preferisco il mondo dell'elettronica eccetera, e quindi vado ad aggiungere anche electronic. Quindi ok, mettiamo che mi piace questa. Intanto mi scarico la versione, io mi scarico in MP3 perché tanto non faccio magia con l'audio. Il 99% delle volte i clienti mi chiedono brani o comunque musica senza cantato, senza parlato, quindi in questo caso la voce c'era, io vado a cliccare sulla canzone, vado nell'album e generalmente trovi di ogni, infatti vedi che qui l'ho scaricate tutte, ti scarichi la versione instrumental, quindi vado a prendermi anche la versione instrumental. Bene, mi è piaciuta questa canzone, ma non è esattamente quello che stavo cercando. Vado a cliccare su Similar Songs e mi suggerisce tutta una serie di brani che sono simili come, diciamo, sonorità e struttura. Fase 3, selezione e riadattamento. Ho la mia canzone nel download, vado a copiarla nel mio progetto. Io mi tengo tutto il materiale di ogni progetto separato, quindi troverai sempre delle cartelle, diciamo così, per ben composte, in modo che possa recuperare il progetto in qualsiasi momento, in qualsiasi posto. E vado in musica, ci aggiungo la mia canzone, ok. Quindi ho la mia canzone, vado ad aggiungerla al progetto, quindi nel progetto tengo una struttura simile così non mi perdo. Queste sono le clip appunto che io ho messo insieme, ok. In base a queste clip voglio un pezzo di questa canzone che non mi imponga appunto il ritmo, perciò penso che... Cioè senti che non c'è effettivamente, cioè ci sono dei cambi ma non c'è un qualcosa di super distinguibile che mi dice ok, tu adesso qui devi tagliare. Per questo io prenderò questo pezzo e me lo metterò in timeline. Ok, qui sotto puoi vedere vari tentativi nel cercare di aggiungere canzoni, perché appunto quando non so, sono indeciso, semplicemente le trascino in timeline, le metto come ho appena fatto e ad esempio questa la segniamo in giallo così sappiamo che è il nostro pezzo e vado ad ascoltarmela. Questo è un progetto del quale non posso farti vedere troppissime cose. Qui ho usato diversi brani e quello che ho cercato erano anche qui delle basi di background, in modo che non mi dessero fastidio, perché siccome ho del parlato non volevo che fossero troppo imponenti, quindi non è che posso tenere una roba heavy metal di qualcuno che parla oppure un paesaggio che si vede. Gioco molto in base al mood e quello che volevo dirti, diciamo, su questo punto, non avere paura di usare canzoni diverse su un video. Ad esempio qui mi sembra di averne usate circa 6 o 7 per 4 minuti di video, cosa normalissima. Se qualcosa non funziona, aggiungici dei suoni, interrompi con del parlato, dagli uno stacco in modo diverso, non bloccarti, non vincolarti a una canzone per fare il video
e soprattutto per trasmettere l'emozione che vuoi trasmettere. Questo è il punto del trovare la musica giusta, perché se tu sbagli la musica puoi rovinare, puoi migliorare, puoi far fraintendere alle persone un determinato significato. Devi stare molto attento nella ricerca e questa cosa, tranquillo, ti verrà con l'esperienza, anche perché più andrai avanti, più ti farai l'orecchio e vedrai le strutture, appunto, come dicevamo prima. Cioè, ad esempio, questi so che a un picco probabilmente dove dovrei mettere un taglio se la canzone fosse il mio protagonista, eccetera. Ovviamente cose come mixare i vari brani, prendere i drop nei punti giusti, segnarsi cose, quello possiamo vederlo magari in un video dedicato, perché sennò mi allungo veramente troppo. Già questo video volevo farlo un po' contenuto, ma mi sa che non sono riuscito. Io chiuderei qui questa parte di sound design. Ho fatto una live dove appunto facevo la parte di aggiungere suoni, mixarli, eccetera. Puoi guardarti anche quella. Questo invece era la parte di ricerca, appunto, come dicevo, è una parte legata alla creatività, ma se non sei ispirato, usa gli strumenti che hai a disposizione, e secondo me Artlist è veramente la piattaforma migliore, ma non perché sono diventata ambassador o altro, è semplicemente perché ci lavoro da una vita, anzi mi fa piacere lavorare con una compagnia che in un certo senso mi ha sostenuto in ogni caso durante gli anni di crescita per questo lavoro. Bene, grazie per l'attenzione, è stato bello, è stato difficile rimettersi davanti alla camera. Ogni volta che passa più di 2-3 settimane che mi metto a filmare video YouTube mi sento in difficoltà e faccio fatica a riprendere il ritmo. Non so perché mi sono complicato la vita con un video anche in un certo senso complicato come questo, però volevo farlo perché appunto il video vecchio è stato bloccato e mi sembrava giusto, perché è letteralmente una cosa che uso, faccio e mi velocizza davvero molto il processo di post-produzione. Ti ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video, spero molto presto. Goditi il processo, ciao!